Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Ritorno a fare video su YouTube, ritorno a parlarvi del mondo della numismatica e ritorno a visionare le monete con voi. Come sapete sono fermo da un bel po' di tempo ormai, ma comunque sia riprendiamo con calma. Lo facciamo in una maniera un po' più soft questa volta, lo prendiamo come un gioco, dato che poi le monete da collezione sono veramente in forte diciamo crisi, perché sono in forte hanno avuto una bella battuta d'arresto, specialmente nell'ultimo anno. Per quanto riguarda invece le monete da collezione e investimento, quelle stanno andando veramente molto forte, perché si vendono sempre tutte, che siano belle o brutte queste monete vanno sempre, un po' perché la situazione geopolitica è quella che è. In questo momento qua che sto facendo il video sono poi entrati in vigore anche i dazi che, come sapete, stanno causando parecchi problemi, ma comunque sia, diciamo che le monete da collezione hanno avuto una battuta d'arresto molto forte, un po' perché anche le zecche ci stanno mettendo il loro zampino, dato che ultimamente stanno coniando monete secondo me senza senso dal mio punto di vista, perché stanno facendo tagli, diversi tagli, cioè diversi valori nominali, e in più stanno facendo anche monete, se vogliamo dire, molto brutte. Queste per quanto riguarda un po' tutte le zecche dell'Europa. Per quanto riguarda invece le monete di investimento, stanno andando, monete di investimento collezione che abbiamo già visto nel canale, stanno andando veramente molto bene. Oggi ne guardiamo una proprio di queste, ed è la nostra. Come sapete anche l'Italia ha fatto la prima moneta, diciamo, di investimento collezione. Una moneta che devo dire personalmente non mi piace proprio, è proprio una di quelle brutte monete di cui stavo parlando prima, ma dato che è una moneta di investimento comunque sta andando molto bene, anzi è già esaurita in zecca. Per quanto riguarda questa moneta cosa c'è da dire? C'è da dire che sinceramente a me io sono rimasto molto deluso. Ma perché questo? Perché la nostra zecca ha delle grandissime potenzialità, lo sappiamo che fa dei lavori eccezionali, perché è veramente una delle zecche migliori nel mondo, e sono saltate fuori con questa moneta che è veramente molto brutta. Era la prima moneta di investimento, devo dire, un'idea veramente buona, un'idea molto buona, un'idea nuova si può dire per la nostra zecca, ma escono con una moneta vecchia. Questo perché ha una finitura molto brutta, una finitura fior di conio, adesso lo andiamo a visionare insieme. Finitura fior di conio poco curata, i rilievi della moneta sono veramente molto diciamo bassi, sembra un conio già stanco, è strano da dire, ma dopo lo andiamo a visionare, lo guarderete anche voi. Per quanto riguarda il tema, poteva essere un tema un po' migliore, dato che ne abbiamo di cose da guardare in Italia. Il tema, come sapete, è flora e fauna, la margherita, ma comunque in Italia ne abbiamo tante di cose di cui possiamo veramente andare fieri. E poi abbiamo anche il valore nominale, ragazzi. Il valore nominale è 0,25 euro, almeno mettevano un euro, almeno quello potevano farlo. Capisco che con i valori nominali c'è da dire una cosa, adesso non riprendiamo questo discorso perché lo faremo un'altra volta magari, però almeno un euro si poteva fare. Per quanto riguarda la moneta che adesso andiamo a visionare insieme, devo dire che è andata molto bene, cioè è stata venduta, è tutto esaurito, anche nei negozi di numismatica non si trova, però la zecca comunque, come ho detto, se andiamo a vedere, li trovate anche nel canale, i 5 e 10 euro d'argento che fa la nostra zecca, che alcune di queste monete sono nella top 10, fate attenzione, cioè nelle top 10 delle monete più belle del mondo. Sono rimasto veramente molto deluso, si poteva veramente fare molto meglio. E comunque sia, se avevano dei problemi per quanto riguarda le oncia, bastava andare a guardare quelle che fanno le altre nazioni. Nel canale troverete molte di queste once che fanno altre nazioni, fate un confronto e poi scrivetemi nei commenti. Comunque si poteva fare molto meglio. Allora andiamo adesso insieme a visionare la moneta e poi aspetto, come sempre, come sapete, aspetto i vostri commenti per quanto riguarda questa moneta. Allora, per quanto riguarda la moneta, come vi dicevo, abbiamo, questo è il dritto della moneta, una moneta completamente in argento puro, cioè un argento 999, moneta di investimento, come vi dicevo. Vi do un po' di dettagli tecnici prima di andare a vedere la moneta più da vicino. Comunque sì, abbiamo un diametro di 38,61 mm, fate attenzione, abbiamo un bordo liscio in questo caso, poi abbiamo peso 31,10 grammi, argento puro 999 per quanto riguarda il metallo,
e abbiamo una finitura FDC fior di conio. Facciamo attenzione. Cosa c'è da dire? Che la tiratura di 16.000 pezzi, di cui 13.000 sono andati dentro nei tubi, perciò facciamo attenzione, tubi da 20 pezzi, e il restante 3.000 è stato emesso con un astuccio particolare con certificato, che dopo anche lì c'è qualcosa da dire per quanto riguarda questa tipologia di emissione. Allora, lo andiamo a visionare più da vicino, adesso lo mettiamo qui in mezzo alla moneta. Guardate, qui abbiamo comunque il tema è flora e fauna, come abbiamo detto, la margherita, e proprio nel centro troviamo fiori di margherita in questa posizione qui. Qui abbiamo Repubblica Italiana d'Arco, dove diciamo le monete si identifica che sono italiane. Qui abbiamo il conio 2025 in questa posizione qui, la lettera R della nostra zecca, della zecca di Roma, facciamo attenzione. Qui invece in questa posizione abbiamo il nome scientifico della margherita, in questa posizione qui, Leucanthemum, si vede molto bene, e in fondo abbiamo questo rombo con diciamo con la firma dell'incisore Amasini, perché qua gli autori, gli incisori sono due, per il dritto e per il rovescio sono due persone diverse, facciamo attenzione a questo dettaglio. Poi andiamo a guardare insieme il bordo. Allora, per quanto riguarda la finitura, un attimo, mi fermo un attimo, guardate, la moneta sembra già vecchia, capisco che queste monete qua sono state messe dentro in un tubo, ma comunque sì, è proprio la finitura che è curata molto poco. Io ho guardato anche altre monete e devo dire che non mi piace per niente questa moneta, ha una finitura veramente bruttissima. Adesso andiamo a vedere una cosa particolare insieme, per dire proprio quanto è stata curata poco questa moneta. Guardate il bordo, in questa posizione abbiamo un bordo liscio, come dicevo, ma guardate bene che sbavature che ha, è veramente assurda la cosa. Cioè la nostra zecca, conoscendo quello che può fare, poteva fare veramente molto meglio. In questo caso io avrei optato per un bordo zigrinato, non un bordo liscio, perché ci sono veramente tantissime sbavature. Per quanto riguarda il rovescio, che andiamo a guardare insieme adesso, guardate quanti pochi rilievi alla moneta, sembra già un conio stanco, come vi dicevo. Guardate, veramente la finitura è bruttissima. In questa posizione si vedono tutti questi diciamo segni, ma in realtà la moneta era dentro, perché come è venuta fuori dal tubo, perché ero lì presente, praticamente una volta estratta con i guanti è stata immediatamente capsulata, ma nonostante quello è in questo stato qui. Io spero che tra 4-5 anni non faccia tante macchie, perché secondo me farà veramente molte macchie questa moneta. Andiamo a guardarla più da vicino. Abbiamo comunque il rovescio della moneta, dove nel centro della moneta, come potete notare, troviamo volto di una donna con folti capelli cinti da una corona di fiori di diversa tipologia. Qui a sinistra abbiamo un ramo d'olivo e il valore nominale 0,25 euro in questa posizione qui. Come dicevo, potevano almeno fare un euro. Qui abbiamo invece subito in alto la scritta Flora in questa posizione, e a destra troviamo un'oncia, perché parliamo di un'oncia, una moneta di investimento e collezione, con un rombo piccolo in mezzo, argento 999, come dicevo metallo argento puro, e qui abbiamo la firma dell'autore M. Ciucci, si vede molto bene in questa posizione. Come vi ho detto, non sono per niente contento di questa moneta, perché purtroppo, come potete notare anche voi, e si vede molto bene in questa posizione, i rilievi sono veramente molto bassi. Sembra un conio già stanco, sembra una moneta vecchia, cioè un'idea nuova è una moneta vecchia, si può dire. Anche il tema, come vi ho detto, si poteva scegliere qualcosa di meglio. Per quanto riguarda i prezzi, facciamo attenzione a un piccolo dettaglio, perché purtroppo, come vi ho detto, è già esaurito dalla zecca e i prezzi erano intorno ai 42 euro quando era uscita. Adesso purtroppo è vicino ai 50 euro se lo trovate, perché non si trova ormai da nessuna parte. Anche nei negozi della numismatica si fa molta fatica a reperirla, ma comunque sia ci aggiriamo comunque tra i 48 e i 50 euro. Questa purtroppo è la moneta che, se la ricevete a casa, cioè se ce l'avete già, date un'occhiata, ma o se volete acquistarla, questa è la situazione di questa moneta qui. Per quanto riguarda invece le monete che sono state emesse con quella confezione certificata, come vi dicevo,
sono sempre in fior di conio. Anche lì si poteva dire una cosa, cioè si poteva fare un sistema, perché non hanno niente di particolare, ma almeno potevano aggiungere, diciamo, elementi colorati, così facevano qualcosa di diverso e giustificava un po' il prezzo, perché il prezzo di queste monete era comunque in uscita di 65 euro, veramente molto alto secondo me per pagare una confezione e un certificato. Bene, allora ditemi anche voi un po' nei commenti, scrivete cosa pensate di questa moneta, di questa prima moneta di investimento e collezione. Se avete voglia, un po' di tempo, andate a fare un confronto anche con le monete di investimento e collezione che trovate nel canale degli altri stati e guarderete anche voi stessi che ci sono veramente monete molto molto belle per quanto riguarda questa tipologia. E in più, quando avete un po' di tempo, andate a dare un'occhiata ai 5-10 euro che fa la nostra zeccola, perché lì fanno veramente dei capolavori ed è uscire fuori con una moneta così, sinceramente sono rimasto molto molto deluso. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio e vi saluto, come sempre aspetto i vostri commenti e noi ci aggiorniamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti!